Sono Igor, i tatuaggi mi sono sempre interessati sin da quando ero bambino, trovo quest'arte quasi meglio che avere un quadro appeso in casa perché uno la sua opera d'arte se la porta sulla pelle per sempre. Probabilmente mi attraevano anche perché era un segno un po' di ribellione, forse anche per questo. Del biomeccanico sono venuto a conoscenza, penso come la più parte della gente, tramite Giger, perché Alien e quant'altro. I miei primi tatuaggi sono forse stati un gran segno di ribellione e poco pensati, fatti più per sfida che per un vero e proprio senso figurativo e intellettuale. Dopodiché ho conosciuto Jerry sul web, ho visto i suoi lavori e ho deciso di incontrarlo. Quello che mi ha colpito di Jerry è lo stile, probabilmente anche perché io sono un amante del biomeccanico, faccio questi lavori anche a mano libera. Sì, lo stile è stato quello che mi ha colpito di più e ho detto questo è quello che voglio, al che ho deciso di incontrarlo. Avevo un biomeccanico di cui il primo era stato scelto quei classici cataloghi che girano negli studi di tatuaggi, dove poi ho composto con altri disegni creati anche da altri tatuatori. Il risultato non era quello che volevo, al che mi sono rivolto a Jerry, che ha saputo destreggiarsi e coprire questi tatuaggi fatti un po' in una certa maniera. Durante il colloquio, Jerry mi aveva appunto anche spiegato, siccome questi vecchi tatuaggi erano fatti in bianco e nero, mi ha consigliato di coprirli con dei colori, anche perché il risultato sarebbe stato sicuramente migliore, altrimenti sarebbe diventato un quadro quasi tutto nero perché era molto difficile da coprire. Sul fatto del tatuaggio a colori non sono mai stato convinto, perché amo di più il bianco e nero. Una volta che poi però ho visto il risultato della prima parte del tatuaggio ho detto, penso proprio di aver fatto bene a dar retta a Jerry. Un'altra cosa che mi aveva consigliato Jerry, un po' anche per il suo libero sfogo, di fare almeno tutto il braccio, non di fare solo la parte superiore, che doveva essere coperta. E anche lì mi sono fidato e oggi sono molto contento del risultato. Lo stile biomeccanico era chiaramente una prerogativa per questa copertura e tatuaggio. Io avevo degli elementi da inserire. Dopo aver portato questi elementi a Jerry, ha saputo inserirli, amalgamarli dentro un tatuaggio che è diventato l'opera d'arte che oggi porto sul braccio. La costruzione del tatuaggio, precisando che appunto è un tatuaggio che è stato fatto a mano libera, è chiaro che vedersi disegnare sulla pelle delle cose che non sono chiarissime al cliente quanto al tatuatore che sa cosa sta facendo, incute un attimino di timore, però, ripeto, dalla prima seduta in poi ho capito che Jerry è una persona che sa cosa sta facendo e da lì ho dato piena fiducia a tutto quello che poi è stato. La costruzione è stata fatta veramente... Siamo tornati più volte sullo stesso punto dicendo no, così non va bene, lo modifichiamo, aggiungiamo questo, togliamo quell'altro. È stato un lavoro fatto, diciamo, con coscienza di causa e con professionalità. Mi ricordo che nella parte del petto c'era un teschio da coprire, Jerry mi ha proposto un altro teschio, io non ero d'accordo, l'idea non è scaturita immediatamente e poi Tim, come le idee di solito arrivano, è scaturito questo cuore realistico, non un cuore stilizzato, di cui oggi ne vado fiero. È stata una lavorazione a stretto contatto, non c'è il direttore e il subalterno. Sono due persone, Jerry e il cliente, che lavorano insieme e cercano il risultato migliore. Il cliente per quello che vuole, per quello che sente di volere, e Jerry che lo supporta o che lo consiglia dal lato professionale. Questo si può fare, questo non si può fare, questo è meglio farlo così, cosa che io come cliente non sono in grado di sapere. I dettagli che mi hanno stupito di più del tatuaggio
sono stati non tanto come ha realizzato gli elementi, ma come è andato ad amalgamarli, o come mi ricordo diceva, no, quest'artiglio qua le facciamo anche dei segni di abrasione, anche l'effetto ruggine su certe parti del tatuaggio. Sono cose pensate e sono cose che, ripeto, non sono stati degli elementi presi, messi lì e basta. C'è uno studio dietro di una persona che cerca di far sì che questo disegno risulti una vera e propria opera d'arte, o comunque che non risulti un adesivo, ecco. Non ero per niente preoccupato del risultato del tatuaggio, proprio perché sia dal portfolio che ho visto dei disegni di Jerry, sia dalle prime sedute che ho visto, toccato con mano, conosciuto la persona, è una persona che sa cosa sta facendo. Per il risultato visivo mi piace un sacco il tatuaggio. Per come invece è stato messo insieme, tanto di cappello, è andato ben oltre le aspettative, perché non mi sarei mai immaginato una dedizione del genere, una professionalità del genere. Quello che mi è piaciuto molto di Jerry è anche che è molto schietto, cioè non sta troppo a girare attorno alle cose. Se una cosa secondo lui non va bene o non si può fare, non dice di sì solo per accontentare il cliente. Durante le sedute, sì, chiaro, il dolore si fa sentire, però Jerry consiglia, dà degli escamotage per dire rilassati di più, abbiamo fatto anche parecchie pause, tutto sopportabile, diciamo, per chi vuole avere un tatuaggio. Io non ho avuto grossi disagi, se non a volte un po' di dolore, però questo penso che è da mettere in conto. In famiglia non è mai stato né criticato né osannato, è stato accettato e basta. Con chi magari ha interesse ai tatuaggi mi è stato chiesto: ma dove l'hai fatto, quanto ci hai messo, ha fatto male, tutte le solite domande. Ho ricevuto dei complimenti, quello più bello è forse stato bello, molti elementi messi lì al posto giusto dal lato anatomico. Questo è stato secondo me uno dei più bei complimenti, anche perché uno che guarda un tatuaggio del genere, se non sa, cioè possono anche non avere significato questi elementi, per me lo hanno, quindi probabilmente il lato emotivo magari ne viene meno e salta fuori di più il lato anatomico, o per come sono stati posizionati o fatti o colorati. Dopo questo tatuaggio, sì, la mia visione più che del tatuaggio è cambiata molto, la mia visione del tatuatore. Oggi se devo farmi tatuare sicuramente vado da Jerry, ma perché? Perché trovo una persona competente, trovo un professionista dall'altra parte che sa spiegare, darti delle ragioni perché alcune cose si possono fare, altre no, dove, come. D'altro canto, oltre ad essere professionista, è un artista, quindi io porto un'idea e lui la sa sviluppare. Non è il tatuatore a cui porto il disegno ricavato da internet e lui me lo copia tale quale. Cioè io come cliente non voglio questo, cioè, io voglio un'opera d'arte. Questo è quello che mi fa scegliere Jerry, e dopo averlo conosciuto, ripeto, la mia visione è cambiata molto, ma nei confronti del tatuatore, non nei confronti del tatuaggio. Ma i consigli che posso dare per chi vuole farsi tatuare dipende molto da come vede il tatuaggio questa persona. Se questa persona vuole rappresentare qualcosa di profondo o anche meno profondo, però vuole dare un'immagine ad un'emozione, ecco, un artista come Jerry secondo me è la persona giusta. Se invece una persona vuole tatuarsi semplicemente la lista della spesa, come dice spesso Jerry, può farlo, deve essere cosciente che poi magari un domani non gli possa anche non più andargli bene. Questo non tocca a me decidere cosa uno vuole tatuarsi. È chiaro che bisogna sempre pensare che, come è successo a me, perché probabilmente i primi tatuaggi non li ho fatti molto con la testa, bisogna sempre rendersi conto che una volta fatti poi restano lì. L'idea di Jerry di pubblicare un libro che parli di tatuaggi e anche dei suoi clienti, sì, chiaro che sono onorato di far parte di questa cerchia di clienti,
È un'idea molto carina, anche perché spero che la gente, vedendo magari dei tatuaggi, addirittura con chi li porta, che spiega la storia del tatuaggio, si renda più cosciente di quello che è veramente, o di quello che può diventare veramente un tatuaggio. Poi ripeto, se uno vuole tatuarsi la testa del gatto Felix e è morta lì, va bene così. Cioè, io la vedo di più come un'espressione artistica, poi questa è la mia mera idea. Se Jerry pubblicherà questo libro, di sicuro non mancherò di acquistarlo. Sì, progetti per altri tatuaggi ce ne sono. Di altri tatuaggi ne vorrei tanti. Però purtroppo io devo abbinare qualcosa che sia un'esperienza personale piuttosto che un filone di pensiero, ma voglio che il mio tatuaggio mi rappresenti, non solo per lo stile del tatuaggio, ma anche per degli elementi che sono rappresentati da questo tatuaggio. Che poi io non spieghi al mondo mondiale cosa significa questo tatuaggio, ci sta, però per me deve avere un senso mio emotivo, e di sicuro sì, altri tatuaggi ne farò, presumo proprio di sì. Presumo che i prossimi tatuaggi potranno essere biomeccanici o qualcosa di simile. Anche gli esperimenti che ho visto fare da Jerry su diversi disegni mi piacciono, però ripeto, devo inserirci qualcosa di emotivamente mio, cosa che penso per Jerry non sarà difficile fare. L'unica cosa che vorrei aggiungere è che tutte le persone, sarà perché è vero, la gente si trova, i simili si trovano, tutte le persone con cui ho parlato di tatuaggi spesso e volentieri esprimono un'emozione, esprimono uno stato d'animo o comunque vogliono rappresentare un periodo della loro vita. Se così fosse, penso che la maniera migliore per metterlo su pelle è trovare una persona come Jerry che sappia fare questo, che questo è il suo lavoro, non il copia e incolla classico. Il mio tatuaggio ha 8 anni e purtroppo non sono una persona che si prende molta cura del mio tatuaggio. La parte dell'avambraccio, quindi sempre esposta alle intemperie, non che lavori al Polo Nord, però vabbè, a volte mi capita di essere all'aria aperta. Io lavoro in officina, quindi spesso e volentieri tagli, abrasioni, cioè non l'ho per niente trattato bene, e il risultato, io ne sono ancora molto molto contento di come è oggi dopo 8 anni. Nella parte superiore effettivamente quella coperta si vede che è ancora praticamente come nuovo. E questo secondo me è anche uno dei punti per cui scegliere un tatuatore che tatua in questo modo. Io ho avuto altri tatuaggi, ho degli altri tatuaggi trattati praticamente nella stessa identica maniera, che non si sono comportati come questo tatuaggio, questo sì. La parte dell'avambraccio, come dicevo, sono andati a perdersi dei dettagli. Poi è vero, prendendo il sole, i colori, sì, si sono persi dei dettagli, mi spiace. Quindi consiglio di non trattare il tatuaggio come l'ho trattato io, cioè prendetevene cura, se potete copritelo. Io sì, quello che ho sempre fatto è mettere la crema solare, però probabilmente non basta a proteggere Messa sempre? No. No, non l'ho. No, vabbè, ma questo taglia. La cura del tatuaggio è importante, sì. Sì, se ci tieni. Sì. Sì.